Oggi abbiamo sul banco di lavoro un amplificatore della Philips. Il difetto di questo amplificatore è che soltanto nell'ingresso fono, sul canale sinistro, presenta un rumore di fondo molto accentuato. Quindi se noi andiamo a accendere l'amplificatore e andiamo a regolarci con il bilanciamento sul canale sinistro, possiamo sentire questo suono cupo e vedere il woofer che si muove in funzione di questo disturbo. La distorsione è presente anche a volumi normali. Alzando i bassi e gli alti si evidenzia ancora di più il disturbo. Questo tipo di problema, di disturbo, è sicuramente legato al circuito preamplificatore. Come sappiamo, negli amplificatori che hanno l'ingresso fono è l'unico ad essere preamplificato, perché normalmente i giradischi non hanno un circuito preamplificatore interno e si appoggiano al circuito preamplificatore all'interno dell'amplificatore stesso. Ho già tolto le viti all'amplificatore, per cui basta soltanto togliere lo schienale. Possiamo vedere all'interno la costruzione dell'amplificatore stesso, che si basa su un TDK 2125, qui abbiamo tutti gli switch. La parte preamplificatore è questo piccolo modulino che vediamo qui a destra e il circuito a suo contorno, che è sicuramente l'imputato di questo tipo di problemi. Una volta tolte le viti al fondo dell'amplificatore, togliamo il coperchio inferiore e accediamo alla parte elettronica. Parte elettronica che, come dicevamo prima, dobbiamo valutare nella zona del preamplificatore, che poi è questa. Allora, da premettere che io ho pulito il circuito stampato intorno al circuito preamplificatore perché presentava delle tracce di umidità e questo mi faceva sospettare che potesse essere questa sporcizia a creare anche questi disturbi, perché il circuito preamplificatore è molto sensibile. Pulito con disossidante, con alcol isopropilico, fatto asciugare, però non sono cambiate le cose, cambiamo sempre quel rumore di fondo. Quindi la decisione ora è guardare lo schema e cercare di fare delle prove per capire se è il circuito stesso preamplificatore a provocare quel problema o una parte della componentistica che lo circonda. Mi sono procurato il service manual dell'amplificatore su internet, ora lo scorriamo fino a trovare la parte relativa al preamplificatore fono, che poi è questo quadrato con 1401 è il modulino che rappresenta il preamplificatore, e ora cerchiamo di vedere dove ci siamo. Qui siamo sull'uscita del preamplificatore, left, ingresso left del preamplificatore. Questo è l'RCA dell'ingresso left del fono. Poi dobbiamo fare caso anche a questo componente, questo condensatore, che è l'unico relativo a questa parte del canale sinistro, e anche all'alimentazione. L'alimentazione però avrebbe provocato il problema, secondo me, anche sul canale destro, non soltanto sul canale sinistro. Cercheremo di analizzare un attimo il circuito, le tensioni e provare qualche componente per capire dov'è il problema. Come abbiamo visto dallo schema, proveremo ora a staccare il piedino 2 per capire se è il preamplificatore stesso, la parte successiva adesso, che introduce un rumore o meno. Staccato il circuito sul piedino 2, andiamo a verificare, ce l'abbiamo al contrario, quindi in questo caso il nostro voltmetro di riferimento sarà questo. Accendiamo, alziamo, vediamo che le vibrazioni sul V-meter non ci sono, quindi possiamo tranquillamente ragionare sul fatto che il disturbo è introdotto dal modulo preamplificatore o prima. Ora facciamo un'altra prova, risaldiamo l'uscita del modulo preamplificatore e andiamo a dissaldare l'ingresso del modulo preamplificatore. Riattaccato il pin 2, ho staccato il pin 5, che è
l'ingresso del modulo preamplificatore, quindi adesso facciamo lavorare il modulo preamplificatore con tutto il circuito che ne segue. Accendiamo ed effettivamente verifichiamo che il disturbo non è presente con l'ingresso del modulo staccato. Visto l'esito delle prove effettuate, mi concentrerei sulle misure dei componenti intorno al modulo stesso. Incominciamo a fare qualche misura di verifica. Dobbiamo innanzitutto verificare la tensione sul pin 1, i 25 volt. Andiamo a misurarli e ne troviamo 25,8, quindi questi sembrerebbero corretti. L'altra misura che dobbiamo fare è quella ai capi del condensatore sul pin 3, dobbiamo trovare 7,5 volt. Sul condensatore troviamo una tensione di 7,2 volt, quindi il condensatore sembrerebbe a posto. Verificando lo schema vediamo che c'è ancora questa rete di componenti da controllare, soprattutto questo condensatore sul pin 5. Verifichiamo lì se sono presenti 6,5 volt indicati sullo schema. Li misuriamo ed effettivamente non li troviamo, abbiamo 3 volt, quindi il condensatore diventa l'imputato principale di questo problema. Andiamo a disaldare il condensatore stesso, eccolo, lo possiamo vedere, è un 1,5 microfarad 50 volt, proviamo a misurarlo con il tester dei condensatori che ci dà la possibilità di vedere anche le SR e la percentuale di VLOS e vediamo che è molto alto sia il VLOS che anche le SR. Per confronto inseriamo un altro condensatore di circa lo stesso valore da 1 microfarad e vediamo quanto ci dà lo stesso tester. Lo stesso tester vedete che ci dà 0,9 di VLOS e 2,7 ohm di ESR. Sostituiamo il condensatore e andiamo a fare una verifica di funzionamento dell'amplificatore stesso. Accendiamo. E non abbiamo problemi. Alla fine abbiamo trovato l'unico responsabile di tutto il problema. Adesso andiamo a fare una prova musicale collegando un giradischi all'amplificatore per verificarne il funzionamento completo. E alla fine riparazione riuscita. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao a tutti e grazie della visione. Alla prossima!